In questa lezione ci occupiamo dell'impostazione della mano destra sul basso elettrico. A questa lezione è collegato un approfondimento sul tocco appoggiato e sul muting. Ciao a tutti, bentornati e grazie di essere nuovamente in mia compagnia. Questa lezione è molto importante perché finalmente cominciamo a produrre i primi suoni dal nostro amato strumento. Inoltre a questa lezione sono collegati ben 3 video. Uno con un esercizio, il secondo con un brano per continuare ad esercitarci però con un senso più musicale per divertirci di più, e poi il consueto approfondimento, questa volta sul tocco appoggiato e il muting, due concetti molto importanti di cui parleremo in questa stessa lezione, ma che meritano un approfondimento a parte che non possiamo fare qui, altrimenti la lezione diventerebbe lunghissima. Per maggiore comodità faremo tutto da seduti, non mancheranno poi le lezioni che faremo in piedi. E per prima cosa dobbiamo verificare che il nostro basso sia accordato. Io l'ho già fatto prima. Se avete qualche dubbio sull'accordatura del basso, vi consiglio di andare a vedere l'approfondimento collegato alla seconda lezione, dove spiego come fare. Dopo aver verificato che il nostro basso è accordato, dobbiamo collegarci correttamente al nostro amplificatore. Si tratta di eseguire alcune istruzioni in modo ordinato. Per prima cosa dobbiamo collegare un'estremità del cavo al nostro basso, nel mio caso è già collegato, e l'altra estremità all'amplificatore. Verificare che il volume dello strumento sia completamente abbassato, così come anche il volume dell'amplificatore. A questo punto si procede all'accensione dell'amplificatore. Si alza completamente il volume del nostro basso. Sulla regolazione delle manopole del basso farò poi un approfondimento a parte dove parlerò dei suoni e dei timbri del nostro basso elettrico. A questo punto procediamo ad alzare gradualmente il volume del nostro amplificatore e poi adagiamo il braccio sul corpo dello strumento in modo da controbilanciare la tendenza dei bassi di questo tipo a cadere a causa del peso della paletta e del manico. Inoltre, così facendo, otteniamo una proiezione in avanti del manico stesso, nella posizione che abbiamo detto nella lezione scorsa, all'incirca a ore 10, in modo da avere accesso a tutti i vari registri dello strumento per quanto riguarda la mano sinistra. Ora si tratta di trovare un punto d'appoggio per il pollice sul nostro basso. È importante però specificare un concetto. L'espressione punto d'appoggio in realtà è un pochino impropria perché il pollice dovrà essere lasciato libero di muoversi in quanto svolge diverse funzioni che scopriremo man mano che andremo avanti. In ogni caso continueremo ad usarla per semplice comodità. Dunque, i punti d'appoggio del nostro pollice saranno il pick up, cioè il magnete, la parte superiore qui, e la corda più grave, che su un basso a 4 corde è la corda Mi. In pratica quello che accadrà è che il nostro pollice si muoverà continuamente dalla parte superiore del pick up alla corda Mi e poi dalla corda Mi alla parte superiore del pick up, sfruttando il profilo del pick up stesso, questo bordo, come una sorta di scivolo, come una sorta di guida che ci aiuterà a svolgere questa operazione in totale tranquillità. Si tratta ora di capire come articolare il movimento delle dita della mano destra per produrre un suono. Le dita della mano destra chiamate in causa per produrre il suono sono sostanzialmente l'indice e il medio, qualche volta il pollice, talvolta l'anulare, mai il mignolo. Per capire come articolare il suono, torniamo un attimo indietro. Facciamo questa prova. Appoggiamo la mano e l'avambraccio sulla nostra gamba e osserviamo la posizione delle nostre dita a riposo. Come si vede, assumono una posizione curvata, questa. Ecco, ricordiamoci questa posizione a riposo delle nostre dita. Torniamo a prendere il nostro basso, assumiamo nuovamente la posizione, poggiamo il braccio, poggiamo il pollice e cerchiamo di mantenere la posizione curvata naturale delle dita. A questo punto dobbiamo pensare che il movimento delle nostre dita parta dalla nocca, sostanzialmente da qui sopra. Cioè il movimento che andremo a fare è questo, sia per l'indice che per il medio. Come se la punta del dito
tendesse ad andare verso il centro del palmo della mano, in questo modo. Ora, poggiamo il nostro pollice sulla corda Mi e proveremo a colpire il La per produrre il nostro primo suono. Useremo soltanto l'indice per il momento. Proviamo. Come si vede, una volta messa in vibrazione la corda La, il dito va a fermarsi sulla corda Mi, va letteralmente ad appoggiarsi, ed è questo il motivo per cui questo tocco si chiama appunto tocco appoggiato, un tocco che noi bassisti mutuiamo direttamente dai chitarristi classici. Ma per capire di più e meglio sul tocco appoggiato vi rimando all'approfondimento specifico, dove parlo anche del muting, sia del pollice che delle altre dita. In sostanza la meccanica è questa: quando noi suoniamo la corda La ci andiamo ad appoggiare sulla corda Mi, che di fatto ci fa da fine corsa. La stessa cosa accadrà quando suoneremo la corda Re, per cui il dito andrà ad appoggiarsi alla corda La, che ci fa da fine corsa anche in questo caso. Ovviamente la stessa cosa accade quando suoniamo la corda Sol, per cui la corda Re ci fa da fine corsa. Quando suoneremo la corda Mi sarà il nostro stesso dito pollice a farci da fine corsa. Ora proviamo a suonare in sequenza un po' di volte tutte le corde. Non è importante farlo particolarmente a tempo, in questa fase dobbiamo semplicemente cercare di produrre qualche suono. Proviamo, suoneremo 4 volte ogni corda utilizzando solo l'indice della mano destra. Ricordiamoci che mentre suoneremo il Mi, il pollice sarà appoggiato sul pick up, mentre quando andremo a suonare il La, il pollice scenderà sul Mi. Benissimo, adesso se volessimo fare tutto il percorso a ritroso, cioè partire dalla corda Sol per tornare alla corda Mi, potremmo incontrare un problema. Proviamo. Sentito cosa succede? Man mano che torniamo indietro, la corda appena suonata continua a vibrare mentre suoniamo la nuova, e questo è un problema. Questa simultaneità delle note sul basso non deve praticamente mai accadere, se non per scelta, cioè quando decidiamo di suonare polifonicamente, cioè per fare degli accordi. Per esempio, in tutti gli altri casi, qualsiasi polifonia involontaria è sconsigliata. Dunque, come evitare nella fase di ritorno del nostro esercizio che le corde a vuoto suonino contemporaneamente? Dobbiamo aiutarci con la mano sinistra. Quello che dovrà accadere nel passaggio da una corda più acuta a una più grave è che quando con la mano destra vado a suonare la corda più grave, con un dito della mano sinistra devo andare a fermare la corda più acuta, cioè quella che ho appena abbandonato, con un movimento che dovrà essere simultaneo, cioè perfettamente sincrono. Proviamo a vederlo in pratica. Suono il Sol. A questo punto, quando vado a suonare il Re, con un dito della mano sinistra, non è importante in questa fase quale, con un dito della mano sinistra vado a fermare il Sol, in modo da evitare la simultaneità del suono. Proviamo a rivederlo. Suono il Sol, quando vado a suonare Re, vado a fermare con un dito della mano sinistra il Sol. La stessa cosa accadrà quando suonerò il Re e poi andrò a suonare il La. Con un dito della mano sinistra vado a fermare il Re. Stessa cosa quando passerò dal La al Mi. Suono il La, poi vado a suonare il Mi
e con un dito della mano sinistra vado a fermare il La. Ora, questa azione all'inizio può essere un po' controintuitiva, in quanto anche se non abbiamo mai suonato il basso elettrico o la chitarra, abbiamo istintivamente la tendenza ad andare a toccare la stessa corda con le dita della mano destra e quelle della mano sinistra. Mentre in questo caso quello che accade è che con la destra andiamo a suonare una corda, ma con la mano sinistra andiamo a toccare un'altra. Tra l'altro non ci troveremo a spingere con la mano sinistra, come poi sarà sempre quando andremo a diteggiare con le dita della mano sinistra, ma semplicemente andremo a toccarla. Ecco, questa funzione della mano sinistra è fondamentale per il muting, il concetto cui accennavo prima, per il quale sono chiamate in causa sostanzialmente un po' tutte le dita, in particolare il pollice della mano destra e l'indice e il medio della mano sinistra, ma appunto di questo parleremo più avanti. Per il momento però sarà basilare apprendere questo meccanismo onde evitare la simultaneità dei suoni nella fase di ritorno dei nostri esercizi con le corde a vuoto. Prima abbiamo fatto tutto il percorso di andata e ritorno suonando solo con il dito indice della mano destra. Adesso proviamo a rifare tutto suonando soltanto con il dito medio. Dunque poggiamo il pollice sul pick up, pronti a suonare il Mi. Ricordiamoci che quando suoniamo il Mi il dito si ferma contro il nostro pollice, mentre quando suoneremo le altre tre corde il pollice sarà appoggiato sul Mi e il nostro dito si fermerà di volta in volta sulle corde vicine. Andiamo. Mi, il nostro medio si ferma sul pollice. Adesso andiamo a suonare La, il pollice scende sul Mi e il medio si va a fermare sul Mi. Adesso scendiamo sul Re e il medio si ferma sul La. Adesso andiamo a suonare il Sol e il medio si ferma sul Re. Adesso torniamo indietro. Partiamo da Sol, poi suoniamo Re, poi La e poi Mi. Ricordiamoci che nel passaggio dal Sol al Re la mano sinistra andrà a fermare il Sol, nel passaggio da Re a la mano sinistra andrà a fermare il Re, nel passaggio da La a Mi la mano sinistra andrà a fermare il La. Andiamo. Ecco qui, andiamo a suonare il Re mentre la mano sinistra ferma il Sol. Adesso andiamo a suonare il La mentre la mano sinistra ferma il Re e adesso andiamo a suonare il Mi mentre la mano sinistra ferma il La. Ora rifaremo tutto il percorso, questa volta però alternando indice e medio della mano destra e avvalendoci dell'ausilio di un metronomo che regoleremo a 60 battiti per minuto. Immaginiamo di suonare misure da 4 quarti e suoneremo 4 volte ogni corda, quindi 4 volte Mi, 4 volte La, 4 volte Re e 4 volte Sol, e poi al ritorno 4 volte Sol, 4 volte Re, 4 volte La e 4 volte Mi. Per chi non ha particolare dimestichezza con la terminologia musicale, misure, battute, quarti, ottavi, semibrevi, crome, semiminime, eccetera, nessun problema, è tutto molto intuitivo e si fa prima a farlo che a dirlo. Il metronomo è partito, conteremo 4 e poi inizieremo l'esercizio. Dato che la prima corda che suoneremo è il Mi, il nostro pollice si posizionerà inizialmente sul pick up per poi scendere sulla corda Mi. 1, 2, 3, 4. La, il pollice scende sul Mi, Re, Sol. Rimaniamo a Sol. Andiamo a Re, la mano sinistra ferma il Sol. Andiamo a La, la mano sinistra ferma il Re. Andiamo a Mi e la mano sinistra ferma il La. Rifacciamo. Mi. Il pollice scende sul Mi appena andiamo a La. Adesso Re. Adesso Sol. Rimaniamo sul Sol. E adesso passando al Re, la mano sinistra ferma il Sol. Adesso passando al La, la mano sinistra ferma il Re. Adesso passando al Mi,
la mano sinistra ferma là e il nostro pollice della mano destra torna sul pick up. Adesso eseguirò un esercizio nel quale vedremo contemporaneamente la partitura e una ripresa ravvicinata di entrambe le mani. Questo stesso esercizio lo troverete tale e quale in un altro video, però senza il suono del mio basso, in modo da permettervi di esercitarvi col suono del vostro basso senza generare confusione. Il link dell'esercizio lo troverete in descrizione e in una scheda alla fine di questa stessa lezione. Mentre per chi volesse la partitura, che comunque sarà sullo schermo, potrà scaricarla come file immagine dalla community. Il link sarà sempre in descrizione. Prima di eseguire l'esercizio però dobbiamo familiarizzare col modo in cui vengono indicate sul pentagramma le corde vuote del basso. Questa nota rappresenta il Mi a vuoto, questa nota rappresenta il La a vuoto, questa nota rappresenta il Re a vuoto e questa nota rappresenta il Sol a vuoto. E visto che ci siamo, diamo anche un'occhiata ai valori che incontreremo. Questa è la semibreve, che vale 4 quarti, cioè 4 battiti di metronomo. Questa è la minima, che vale 2 quarti, cioè 2 battiti di metronomo. Questa invece è la semiminima, che vale 1 quarto, cioè 1 battito di metronomo. Inoltre incontreremo i segni del ritornello, la doppia stanghetta con i 2 punti, nelle sue 2 forme speculari. In pratica le misure contenute tra questi 2 segni vanno ripetute 2 volte. Bene, ora andiamo con l'esercizio. L'esercizio è introdotto da un preconteggio di 2 misure, che ci permette di prendere bene il tempo. Queste prime 8 misure sono caratterizzate da semibrevi, cioè note di 4 quarti, una per ogni corda. Un puntatore rosso ci indica la misura corrente. Sto suonando alternando indice e medio della mano destra, ma su questo poi dirò qualcosa alla fine dell'esercizio. Siamo arrivati al Sol e adesso, tornando indietro, la mano sinistra interviene con la sua azione di bloccaggio ogni volta che ci spostiamo su una corda più grave. Come indicato dai segni del ritornello, queste 8 misure si ripetono. Ma scorriamo avanti. In queste successive 8 misure troviamo le minime, cioè note da 2 quarti, 2 per ogni corda. La funzione delle dita di entrambe le mani rimane la medesima. Anche queste 8 misure si ripetono. Scorriamo ancora avanti. In queste ultime 8 misure troviamo le semiminime, cioè note da 1 quarto, e sono 4 per ogni corda. La funzione delle dita di entrambe le mani rimane sempre la stessa e anche queste ultime 8 misure si ripetono. Come si è visto bene nell'esercizio, ho eseguito alternando sempre indice e medio. In realtà questo esercizio può essere fatto in vari modi, per esempio suonando tutto con l'indice, tutto col medio, oppure tutto con le 2 dita unite, cioè indice e medio che agiscono insieme sulle corde del basso in questo modo. Quest'ultima tecnica è senz'altro quella da preferire quando ci si trova ad eseguire esercizi o brani ad andamenti lenti e con note lunghe, perché permette un maggior controllo e una migliore qualità del suono. Tuttavia, in questa fase iniziale dello studio, prima ancora di pensare al senso musicale, è necessario acquisire una buona articolazione del movimento. Dunque, suonare con le dita alternate anche ad andamenti molto lenti è una pratica assolutamente da raccomandare. Inoltre, se avete scaricato la partitura, utilizzando un metronomo potrete esercitarvi a differenti velocità. E per concludere questa lezione, adesso abbiamo un brano. Si tratta di una base musicale che ho realizzato per esercitarci con le corde a vuoto in maniera un po' più musicale e divertente. Anche di questo brano troverete un video a parte privato del suono del mio basso e la partitura sarà sullo schermo, ma anche di questa partitura troverete una copia scaricabile come file immagine nella community. Andiamo a vedere come funziona. Come nel precedente esercizio, anche qui abbiamo 2 misure di preconteggio. E anche qui la prima figura che incontriamo è la semibreve, cioè la nota da 4 quarti.
Ne avremo una per ogni misura e ne suoneremo 2 per ogni corda. Tra l'altro, rispetto all'esercizio precedente, cambia la successione delle corde, perché abbiamo un La e poi un Mi, poi nuovamente un La e un Mi. Nelle successive 8 misure avremo Re e Sol, e poi ancora Re e Sol. La funzione delle dita di entrambe le mani rimane la stessa che abbiamo visto nell'esercizio precedente. Scorriamo avanti. In questa sezione del brano troviamo le minime, cioè le note da 2 quarti. E saranno 2 per ogni misura, cioè 4 per ogni corda. Scorrendo ancora avanti troviamo le semiminime, cioè le note da 1/4, e saranno 4 in ogni misura, cioè 8 per ogni corda. Scorrendo ancora avanti troviamo 2 figurazioni miste. La prima è composta da 2 semiminime e una minima. Mentre scorrendo ancora avanti troviamo la seconda combinazione, che è composta da una semiminima, una minima e una semiminima. Questa figurazione ritmica va sotto il nome di sincope ed ha delle particolarità che scopriremo più avanti nel corso delle lezioni. Bene, spero che questa lezione in cui abbiamo impostato la mano destra in modo da produrre i primi suoni, e direi che ne abbiamo eseguiti davvero tanti, possa esservi d'aiuto e possa motivarvi ancora di più nello studio del basso elettrico. A vostra disposizione adesso ci sono gli altri 3 video, quello dell'esercizio, quello del brano e quello dell'approfondimento, che fanno da complemento a questa lezione. Se avete domande, dubbi, perplessità, critiche, scrivetemi tutto nei commenti, sarò davvero lieto di rispondervi. Per il momento è tutto, vi ringrazio di aver guardato anche questo video fino alla fine e ci vediamo quanto prima. A presto, ciao ciao!